Do per scontato che gran parte di voi ricordi il video che ho dedicato ad Alice in the Nightmare Land, quel gioco un po' ambiguo in cui la protagonista è una versione loli giappo di Alice in Wonderland e che subisce cose strane se sbaglia strada, prende l'oggetto sbagliato, si siede per riposare e così via. Perfetto, perché questo gioco ne è il sequel. In caso contrario, recuperate il video precedente prima di questo per avere un'esperienza più completa. Ma in ogni caso non è che la trama sia così tanto collegata, anzi per me potrebbe essere un gioco a sé stante. Ma direi di non prolungarci troppo con l'introduzione perché oggi avremo tante belle scene Riona da analizzare, tante stanze chiuse da cui fuoriuscire e soprattutto fin troppo materiale da censurare. Il gioco inizia con Alice, la protagonista dello scorso capitolo, che beve il tè nella sua camera assieme a Lisa, una sua amica. E nel caso ve lo chiedeste, anche lei appariva nel gioco precedente, precisamente nella terza stanza, ovvero il bagno, ma non in ottime condizioni. La seconda sta aiutando la prima con lo studio, vantandosi di essere pressoché perfetta e che, soprattutto, che se Alice mira a diventare come sua sorella Anya, dovrà impegnarsi molto di più. Lisa elogia più e più volte Anya, fino a che Alice non si sospettisce. Ma in un attimo arriva la stessa sorellona a fare scena e Cristo non ha affatto perso lo smalto dallo scorso capitolo. Tutto questo mi fa pensare, ma solo secondo me le ragazze coi capelli bianchi nei media giapponesi, soprattutto, sono sempre le più di tutte? Anya propone loro di fare una pausa e così si accomoda a bere lo stesso tè da lei preparato, ma qualche istante dopo Lisa tira fuori un libro trovato all'entrata della casa. È tuo, Alice? No, non l'ho mai visto prima, eppure mi ricorda qualcosa, e per qualche ragione guardarlo mi mette sonno. Quando si sveglia, Alice è sola. Non ha idea di dove siano le due ragazze ed il libro tirato fuori da Lisa è scomparso. E così parte nuovamente l'incubo della piccola Alice. Quello che era l'ultimo stage dello scorso capitolo si trasforma nel primo livello di Alice in the Devil Prison. Notiamo subito che alla porta vi si può inserire un codice ed iniziamo a trarre i primi suggerimenti. In un cassetto troviamo il numero 9, disegnato in blu. Sul letto troviamo una scatola di legno con all'interno una chiave ed il numero 7 in rosso e sotto lo specchio un altro foglietto con il numero 1 in verde. Qua ci rimane solamente capire il giusto ordine e... wow, datti una calmata. Questa volta infatti sono presenti molte più CGs, ovvero grafiche in alta qualità e non solo per i momenti espliciti. Ma per sapere l'ordine dei numeri era ancora presto, così andando alla ricerca di un indizio sull'ordine dei colori, strusciati sul vertice del comodino. Ok, iniziamo alla grande. Non troppo in realtà perché il gioco si pietrifica e quindi mi tocca rifarmi tutto da capo. E meno male che ero solo al primo episodio. Soddisfiamo la giovane, troviamo il foglietto con la soluzione e... adesso ho capito perché vi era la CGs durante l'apertura della porta. Nel caso non ve ne foste accorti per via della censura, quelle mutande sono diventate leggermente più... wet. Usciamo dalla stanza ed il luogo in cui ci troviamo non sembra certo l'interno di una normale mansione. Alice si pizzica il volto, assicurandosi che non si tratti di un sogno, ma proprio in quell'istante un personaggio a noi familiare si fa avanti. La ragazza dell'epilogo dello scorso capitolo si presenta a noi, con i capelli bianchi per confermare ciò che dissi prima ovviamente, facendosi gioco di noi. Come puoi avermi dimenticata, dopo tutto ciò che è successo? Alice proprio non se la ricorda, ma lei non ha problemi a ripresentarsi. Io sono un demone, ho un nome proprio, ma tanto te lo dimenticheresti, quindi non avrebbe senso dirtelo. Ti piace questo mondo? Dopotutto, anche Anya è qui. Insomma, la ragazzina in bianco ci fa capire che è lei a tirare i fili in questa situazione e che si diverte un sacco a vedere come Alice ed Anya si stiano cercando vicendevolmente. Ma lei non farà niente, si limiterà ad osservare e a godersi lo spettacolo dall'alto. Un po' come voi che guardate questo video. E come me che l'ho giocato. Se vuoi incontrare Anya, dovresti risolvere il puzzle di questa stanza e proseguire. Così analizziamo ogni singolo oggetto fino a che non ci rendiamo conto che l'unica cosa utile da fare è salire le scale. Troviamo un bastone di ferro, premiamo un bottone, ma non è stata un'ottima idea. Allora proviamo ad andare al piano inferiore, ma facciamo una brutta fine. Raccogliamo tutti i pezzi del pannello rotto e ricomponendolo ci svela il numero mancante per eseguire l'addizione indicata nella parete. E prima che me lo chiediate, le scale là sopra non servono a un cazzo. E così troviamo un box di legno, frammentabile e da inserire in un punto sottostante l'uscita della palla di ferro che abbasserà leggermente il lampadario. Grazie al bastone facciamo cadere al piano di sotto una chiave impigliata proprio lì sopra, ma quando scendiamo le creature tentacolari sono più che svanite. Così, tralasciando i due cassetti che richiedono un qualche codice a noi sconosciuto, siamo costretti a proseguire nella porta a sinistra. Questo livello però è diverso dagli altri.
Siamo compressi all'interno di quello che sembra un box e i pochi stimoli non sono del tutto intuitivi. Ci sono solo 2 oggetti con cui è possibile interagire: un pannello con 2 bottoni, uno rosso e l'altro nero, ed un disegno all'interno di uno scavo con un labirinto disegnato sopra. Ma quello su cui dovremmo mettere il focus sono proprio le figure delle carte da poker. Infatti, per risolvere il rompicapo dovremo premere in ordine i colori dei semi disegnati nel percorso corretto per fuoriuscire dal labirinto. Non so se mi sono spiegato, quindi vi darò una dimostrazione pratica. Rosso, nero, 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 rosso, rosso, nero. Tra l'altro mi turba un casino che ci sono un sacco di punti vuoti, cioè senza nulla, come quello spot con una serratura apparentemente inutile. Fuoriusciamo da questo box, ma scopriamo che era solo il primo step del terzo livello, che sembra essere l'esterno di una qualche casetta dispersa nel nulla, ma quegli occhi rossi di certo non sono un buon segno. Ma prima di tutto, un particolare ci salta all'occhio. Proviamo ad esaminare quella che sembra una nostra copia fedele al 100%, che però cade a terra e si rompe. Ma basta un secondo di distrazione della piccola Alice e la bambola è completamente svanita. Ne rimane solo un frammento del braccio, che ci tornerà utile tra qualche minuto. Esaminiamo un po' tutto, come la scopa che possiamo raccogliere, le piante che ci faranno collassare e trovare in una pessima situazione appena svegli. Prendiamo il box di legno in cima all'albero, che al suo interno contiene una strana gemma, ed è unendo il braccio rotto a questa gemma che otterremo una chiave in grado di aprirci una delle 2 porte, quella frontale, perché provando ad aprire quella a sinistra, una vecchia conoscenza ci farà una spiacevole sorpresa. Tuttavia il racconto di Alice verrà messo in stallo per qualche secondo, perché il vero implemento di questo capitolo rispetto al precedente è che Alice non sarà l'unico personaggio giocabile. Traducibile in: le scene esplicite non saranno soltanto dedicate a lei. Anya nella confusione si chiede come mai si trovi in questo posto, ma ancora prima di rendersene conto le sue preoccupazioni sono rivolte alle altre 2 ragazze. Ci sono tantissimi stimoli in questa stanza, ma quello che mi attirava di più si mostra più che inutile. Fondamentalmente tutti i bottoni sono inutili e non ci resta che controllare all'interno del box, ed i famosi tentacoli tornano a farci visita. E dopo aver visto anche questo, confermo sul fatto che Anya è la top girl che potessero inserire in questo gioco. Il mostro le strappa il punto. Spero di non dovervi spiegare a cosa io mi riferisca, e torniamo da Alice, senza aver risolto il puzzle. E questo di per sé mi puzzava non poco, ma vabbè, andiamo avanti. Anche nella stanza di Alice vi sono molti stimoli, ma quasi tutto si mostra non contenere niente se non per il vaso in cui vi è un cacciavite, e nascosto sotto i piedi del grande mobile centrale si trova una chiave inglese a forma di T. E in tutto ciò loro sono ancora lì, ad osservarci. Grazie al cacciavite possiamo smontare l'asse di legno posizionata sopra le ante superiori, tuttavia all'interno ci troviamo nient'altro che il cadavere della nostra sorellona, fatta a pezzi. Sembra proprio la bambola che ho rotto accidentalmente. Siccome ho rotto la bambola in quel modo, è successo anche a mia sorella. Non vedo altre ragioni. Così, assumendosi la colpa di tutto, Alice raggiunge la follia. Si mette a ridere e a piangere simultaneamente, abbraccia il corpo nudo e morto di Anya ed accetta il suo destino: rimanere all'interno di questo incubo per sempre. Finale 1 di 7. A quel punto non mi restava che ricominciare dal secondo livello, perché io idiota non ho salvato costantemente nel corso del gioco, cosa che ho corretto subito dopo questo ending, ed ovviamente ho pensato che l'errore fu quello di esaminare la bambola. D'altronde, come dice Alice, Anya era ridotta pressoché allo stesso modo. Tuttavia senza quella chiave era impossibile proseguire, e solo dopo qualche tentativo ho capito che il vero problema ovviamente non era nel livello di Alice, ma bensì in quello di Anya. Infatti ciò che ci salverà sarà evitare di avere a che fare con Tentaclion nella stanza di Anya, e ciò che ci serviva per completare il puzzle quindi non si trovava affatto all'interno del box, bensì di lato, ovvero lo stesso libro che Alice trovò nel secondo livello del primo capitolo, l'amore depravato tra 2 sorelle. Ah sì, non ve lo ricordavate? Questo gioco è leggermente incest based. Inutile dire che potremmo anche leggerlo per scopi culturali. Dopo averlo rimesso al suo posto nella libreria troviamo un oggetto cilindrico da inserire in quello spot e possiamo premere il bottone, che ci permetterà di vedere 3 colori riflessi sullo specchio. Quindi ciò che rimane da fare è combinare nel modo corretto i numeri colorati sotto forma di password ed uscire dalla stanza. Così torniamo da Alice, e giunti allo stesso punto notiamo che il cadavere all'interno dell'armadio manca. Benissimo, possiamo proseguire. Esaminando qua e là ritroviamo gli attrezzi di prima, un bastoncino di legno da attaccare alla T e lo roteiamo sopra la botte, aprendo così il passaggio al livello successivo. Ok, questo è uno dei più maledetti, quindi per evitare di far confusione anche soltanto mentre lo racconto andrò spedito e dritto al punto.
In sintesi dobbiamo trovare 3 stemmi a forma di cuore da inserire nel lock sottostante al tavolino, che si trovano tutti in posti diversi. Il primo lo si trova spostando il vaso verde, il secondo si trova all'interno del quadro ok, forse no. Spegnendo la luce ci comparirà una scritta 5691, che ovviamente è il codice del lock tra il quadro bianco e quello giallo. Mentre per risolvere l'enigma delle direzioni troviamo la soluzione all'interno del quadro centrale. Dovremo semplicemente premere le direzioni nell'ordine delle loro iniziali, quindi nord, est, west, che sarebbe ovest, e sud. Io però me ne sono sbattuto e ho continuato a provare finché non ce l'ho fatta da solo. Così abbiamo fondamentalmente terminato il quinto livello. E le scene esplicite? Ah, già. Esaminando il quadro viola, Alice inizia a sentirsi strana. Improvvisamente al suo fianco appare lei, Lisa, che non esita un secondo a spogliarsi e a convincere anche la giovane Alice a fare lo stesso. Le due, prese da un amore folle, si danno alla pazza gioia sul tavolino lì presente. E a proposito del tavolino, quella che sembra essere la stessa bambola che abbiamo rotto, ora ci sta derubando degli interni, come volesse prendere il nostro stesso posto, senza lasciare nemmeno una traccia di noi. Ho cercato di risparmiarvele, ma sotto sotto volevate vederle molto di più della soluzione del gioco stesso, vero? Mettiamo al loro posto quei cuoricini che ci hanno fatto tirare 60 bestemmie, prendiamo la chiave e finalmente possiamo procedere. Questo posto? Te lo dico io, cara Lisa, questo posto è un a me, e probabilmente il peggior livello di tutti, ma facciamo le cose con calma. Proviamo subito a premere la botola, solitamente le palesi trappole hanno sempre qualcosa. Ok, allora proviamo a raccogliere il coltello dal cestino, potrà servirci. Ma perché? Non appena noto la presenza della cassaforte, provo a inserire i numeri del sudoku laterale in ordine di grandezza, ma non serve a niente. Mi stava sfuggendo qualcosa. Solo poco dopo mi rendo conto che la fila di libri ha gli stessi colori del tappeto, che presenta un pattern molto simile a quello del sudoku, nonché alla schermata del codice della cassaforte. Spero di essermi spiegato bene, ma in sintesi è tutto collegato. Questo significa che dovremo premere i pulsanti della cassaforte nell'ordine dei colori dei libri, e la posizione la potremo capire grazie al tappeto. Tutto sommato non era così difficile. Infatti il motivo per cui questo stage è una merda non è questo. E neanche il fatto che Lisa non appena trova una foto di Alice. Aperta la cassaforte, troviamo questo foglietto che dovrebbe aiutarci a capire il codice della porta per finire lo stage. Solo che quei simboli effettivamente appaiono nella tabella del sudoku. Ma esattamente cosa devo farci? Anche qui la soluzione era abbastanza semplice. Dovevo completare la tabella con i numeri mancanti, essendo in ordine numerico, e poi prendere quel frammento di tabella e scrivere il numero che vi sarebbe stato all'interno. Solo che io, da persona normale, ho pensato che valessero soltanto i numeri già presenti. E dai, comunque parliamoci chiaro, chi è che aveva il tempo in questa situazione di notare che i numeri fossero in ordine di grandezza? Easy, giriamo la manopola e tramite le antebasse della libreria possiamo andare avanti. Torniamo alla nostra Alice, in una stanza che di normale non ha proprio niente. Tiriamo la catenella sulla sinistra per renderci visibile un ramo con dei fogli colorati, che ci servirà per comporre il codice del mobiletto centrale. Inoltre, dalla libreria, dalla pianta, sotto i cassetti e sotto il mobiletto troviamo 4 piccoli chiavi. Tuttavia a noi non servono quelle chiavi per aprire la porta centrale, ma ben 2 tessere. Una rossa ed una blu. La prima la possiamo trovare aprendo nell'ordine corretto i cassetti sulla sinistra, ovvero terzo, quarto, primo e secondo. Ma solo a mezza via mi rendo conto della porta situata a destra, che se aperta... Bentornata, Alice. Ci porterà nella stanza in cui tutto è iniziato, in cui potremo rivedere Anya. Eppure sappiamo tutti benissimo che in questo tipo di scene qualcosa deve sempre andare a decadere. Di fronte a noi non vi è la nostra caritatevole e dolce Anya. Affatto. Di punto in bianco, Alice nota tanti uomini adulti, nudi attorno alla sua sorellona, che continua a sorridere ignorandone la sua presenza. Com'è possibile che Anya, che non si è mai sentita a suo agio attorno agli uomini, ora è in mezzo a loro con un'espressione mai vista prima? Semplicemente perché quella non è la solita Anya. Gli uomini strappano i vestiti alla sorellona e iniziano a giocarci, come fosse una bambola, mentre, lentamente, anche Alice viene approcciata da alcuni di loro. Alla sua resistenza, Anya la costringe ad accettare ciò che le sta venendo fatto, prima sopra e poi sotto. Ecco come le due sorelle trascorreranno l'eternità, la più piccola soffrendo e la più grande godendosi l'intero spettacolo. Torniamo agli enigmi e mettendo insieme le 4 chiavi troveremo la cifra 752 con cui aprire il box azzurro, che ci dirà come ottenere per l'appunto la carta rossa. Per quella blu invece dobbiamo prendere le cifre che vediamo sparse per lo stage, su oggetti e cose di vario colore, e metterle nell'ordine dei foglietti appesi al ramo, 7, 8, 3, 1, 4, ed otteniamo la carta blu, con cui finalmente possiamo aprire la porta.
Anzi, quella rimarrà chiusa e al suo posto invece potremo utilizzare la botola sulla destra. Ed ora torniamo nei panni di Anya, che si vede faccia a faccia con la vera nemica di questo gioco, il demone. Anya ovviamente, come Alice, non la ricorda, ma non si può dire lo stesso del demone. E giusto per ricordarci che tutta la vicenda è iniziata da un qualche libro, Demon ci dirà che lei esiste proprio per avverare i desideri degli altri, solitamente di un umano che la invoca. Devi solo accettare questo libro ed esprimere il tuo desiderio, Anya. Qui ci verrà data la possibilità di scegliere nei panni di Anya se desiderare Alice tutta per noi oppure non desiderare nulla. Nel caso della prima scelta veniamo catapultati in una delle scene più disturbanti del gioco. Una Alice dallo sguardo malizioso le appare davanti, ma non è l'unica cosa ad essere apparsa come per magia. Tra le gambe di Anya è cresciuto un bastone magico ed anche qui la scena dei piedi è comparsa. Terminiamo la scena diventando succubi della nostra piccola Alice e così raggiungendo il secondo finale. Ora però continuiamo il canon. In sintesi, la maggior parte delle distrazioni sono evitabili, tipo quel bicchiere d'acqua che ci farà crescere per l'ennesima volta un cazzo e Anya che Cristo Dio sei peggio dei preti. Anche esaminare il cappio non si mostrerà una scelta sensata, ma vabbè, era lì, che ci vuoi fare. Eppure il gioco continua, fregandosene della morte della sorellona di Alice. Ci ritroviamo nei panni di Lisa, in una stanza ben poco accogliente. Ci sono diversi stimoli, tra cui la Vergine di Norimberga, un vaso che ci porta ad una morte istantanea ed una strana sagoma ombrosa. Su questa ci torneremo più tardi perché qualcosa non è andato esattamente come previsto. In sintesi dovremo smanettare qua e là per trovare uno specchio, la cui parte sopra è removibile, da incastrare in quel coso là sulla sinistra. Ora possiamo aprire la porta di ferro e risolvere il più insulso degli enigmi. In sintesi all'interno di ognuno dei colori vi è lo spazio preciso per scrivere il nome stesso di quel colore. Grey, Blue, White, Black e Red. Prendendo solo le lettere evidenziate trarremo un nome a noi familiare, Alice, che successivamente andrà convertito in cifre. E come? Semplicemente contando a che numero equivale la lettera in questione nell'ordine alfabetale, quindi A, 1, L, 12 e così via. Ma soprattutto possiamo fare la pipì. Bene, completiamo il codice e finalmente possiamo levarci di torno, raggiungendo lo stage finale. Ma prima di continuare con il gioco vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, dato che tantissimi di voi che seguono i video non sono iscritti e quindi mi farebbe molto piacere, nonché mi darebbe un grande supporto. Esattamente come nel caso decidesse di lasciare un like o magari anche un commento, qualunque esso sia, non so, Anya mi piacciono le tue tette. Ed anche di consultare la descrizione, lì trovate tutti i link dei miei social quali Instagram, Telegram, TikTok, ma soprattutto anche il server Discord che ho inaugurato da qualche mese e sta crescendo. Anche perché, come chi è già all'interno può confermarvi, mando molto frequentemente sondaggi, domande e soprattutto vi coinvolgo nelle stesse live che sto facendo sul canale Viola. Anche quello lo trovate in descrizione. Ma ora direi di andare avanti col gioco e non perdere altro tempo. Alice sbuca in una stanza che sembra più il sotterraneo di una fabbrica in disuso. Si lamenta di avere i vestiti fradici, perciò la facciamo spogliare esaminando lo specchio. Ovviamente questo non porterà a belle sorprese, perché dal nulla il suo corpo subirà dei cambiamenti non indifferenti. Ancora. Troviamo una corda all'interno del cesto al centro della stanza ed un gancio nel buco della fornace, che se messi insieme si improvviseranno una sorta di canna da pesca, con cui pescare il primo dei due volanti necessari per concludere lo stage. Dopo aver attivato il primo, otterremo il secondo che bisognerà roteare seguendo l'ordine delle scale rotte, quindi sinistra, destra per 3 volte e poi di nuovo sinistra. Come ci sono arrivato? Risposta rapida grazie a questo. Dai, sinceramente era molto poco intuitivo. Raccogliamo la chiave del box a terra, apriamo la porta e finalmente possiamo concludere in pace questo gioco. Alice si trova davanti ad un grosso portone e viene subito dopo raggiunta da Lisa, l'amica dei capelli rossi. Ma mentre la seconda ha una grande fretta di scappare, la prima è titubante. Sei sicura che non stiamo scordando qualcosa? O meglio, qualcuno? Ma per Lisa la cosa più importante in assoluto è la stessa Alice, quindi la sua risposta sarà ovviamente negativa. E così le due amiche escono dal mondo del demone, lasciando indietro Anya ancora appesa al cappio di qualche livello fa. Come era ovvio, lasciare indietro Anya ci avrebbe portato ad un bad ending, perciò quello che dovremo fare ora sarà tornare indietro e farla sopravvivere fino alla fine. Se volete la soluzione corta, vi basterà premere Exit nella tabella centrale e la botola sulla sinistra si aprirà come per magia. Anche perché l'alternativa è rimanere 3/4 d'ora a smanettare con questo stramaledetto puzzle che non sono in grado di risolvere neanche nella vita reale. Risolviamo nuovamente anche le stanze di Lisa ed Alice e finalmente possiamo dirigerci nuovamente verso la conclusione. Le due si incontrano proprio di fronte la porta dell'uscita, con Anya che si dice certa che tutto questo sia il mondo dei sogni, anche se sarebbe meglio dire incubi, e con Alice che conferma questa sensazione, dicendo di aver già affrontato delle cose orribili moltissime volte. Ma anche il dolore e la paura erano solo parte del sogno?
All'arrivo di Lisa, Anya continua a diffondere le info in suo possesso, che noi però conosciamo già, ad esempio che il mondo è creato da quello steno-demone e così via. Ma ciò che conta adesso è che le ragazze sono al sicuro ed unite, pronte per fuggire. Ma negli ultimi dialoghi del segmento conclusivo è chiaro che Anya non voglia davvero lasciare questo posto. Quel libro realizza i desideri, i reconditi dell'utilizzatore, ed in questo caso Anya forse non vuole davvero abbandonare questo mondo in cui potrà stare con Alice per sempre. Non a caso, sarà proprio il demone a confermarcelo poco più tardi. Avendo compreso che avrei dovuto inventarmi qualcosa per capire come raggiungere il true ending, e purtroppo l'unica cosa che speravo di non dover fare si è mostrata quella corretta, ma anche questo lo vedremo tra poco. Ho controllato la galleria ed ho cercato di farmi un'idea su quante scene mancassero ancora. Così, dopo aver fatto diverse prove, sono riuscito a raggiungere il bad ending più disgustoso, ma anche più difficile da trovare siccome molto anti-intuitivo. Il cosiddetto preg ending lo si può sbloccare letteralmente subito. Nella prima stanza infatti bisognerà premere sul letto, e non è così scontato dato che sopra quel maledetto letto è presente una box di legno, e quindi ogni tentativo di premerci sopra normalmente porterà all'esaminazione di quest'ultimo. Ed ora capisco perché non ero riuscito a sbloccare questo finale. E come ogni volta che Alice vede una sedia, un letto o un divano, le viene sonno e si mette a dormire. Questa volta però si sveglia stesa di fianco a sua sorella, Anya, che esattamente come lei si ritrova incinta. Le due stanno venendo torturate da molto tempo, da un esercito di persone sconosciute, che una volta finito col loro corpo, si disperdono nel buio. Ma la cosa più disturbante non posso mostrarvela, quindi cercherò di raccontarvela senza farmi bannare. Le ragazze sono tanto danneggiate lì sotto che pure parte della parete interna è fuoriuscita a causa dello sforzo. So che forse non sono stato molto chiaro, ma penso sia molto comprensibile. Cioè, è proprio uscito fuori il tessuto attorno per via della troppa violenza, ok? Inoltre c'era anche un'altra scena nella galleria che non riuscivo a localizzare in alcun modo. Ma, se vi ricordate, nel livello di Lisa c'era una strana sagoma che prima non servia a niente. Solo al mio terzo gameplay ho capito cosa bisognasse fare, ovvero prendere lo specchio e riflettere in esso proprio la strana figura. In questo modo la sagoma risulterà molto più chiara agli occhi di Lisa. E si tratta proprio di suo padre. Perché sorella con sorella non era abbastanza, ci mancava padre e figlia, giusto? Evidentemente sì, perché l'uomo, probabilmente non realmente lui ma una sorta di controfigura, sbatterà sul letto la figlia controllando le sue zone segrete. Lisa ci racconta di come abbia smesso di fare il bagno con lui dal momento che le sono iniziati a crescere i peli e anche che da poco ha iniziato a toccare. Ok, basta così. Quindi per punizione, almeno secondo lei, lui le darà una cosiddetta bella lezione. Con il conteggio ormai era tutto a posto, mancavano solo 2 finali da raggiungere. Solo che mentre di uno dei 2 riuscivo ad immaginarne la motivazione, ovviamente il true ending, del secondo non mi veniva in mente niente. Così caricai un salvataggio del mio primo playthrough e lo completai nuovamente salvando tutte e 3 le ragazze, inconsapevole che per raggiungere il sesto finale sarebbe bastato soddisfare nuovamente i requisiti del normal end che abbiamo già visto. In sintesi, il demone riprenderà il libro dalle mani di Anya mentre lei proverà ad utilizzarlo per realizzare il suo attuale desiderio, ovvero fuggire. Questo creerà una versione alternativa della stanza da cui tutto è iniziato, con la differenza che le 3 parleranno con fare molto strano. E questa volta stranamente l'amore tra le 2 sorelle non è il fulcro del discorso. Assurdo. Alice, ti va bene? A te è sempre piaciuto mangiare teste, giusto? Sopraggiunge anche Demon, che sorride allo spettacolo, consapevole di aver vinto. Ma ora direi di smetterla di perdere tempo ed andare verso la vera conclusione del gioco, il true ending per cui dovremo fare New Game Plus e rigiocare letteralmente tutto. Per poterlo sbloccare bisognerà fare un semplicissimo passaggio. Ricordate il secondo livello, quello ambientato nella stanza con le scale? Ecco, a destra era presente un mobiletto inaccessibile. Tutto ciò che dovremmo fare per poterlo aprire sarà digitare la data del compleanno di Alice, ovvero 12/25. Grazie ad esso otterremo l'Exitem Rosari, un oggetto che sarà fondamentale per raggiungere il tanto agognato finale. Quindi rifacciamo tutto quanto e finalmente, giunti di fronte all'uscita, ci compare davanti lei, Demon. Dice che non esiste una vera via d'uscita, essendo un sogno eterno, e che ha solamente realizzato i sogni proibiti delle 3 ragazze. Ci viene anche finalmente spiegato perché, nonostante si tratti dei loro sogni, vi siano presenti così tante trappole brutali. Quella è la manifestazione del loro dolore, del loro peccato per rifiutarsi di svegliarsi da questo sogno prigione, perché sotto sotto loro 3 ci vogliono rimanere. Ma nonostante all'inizio cedano alle parole del demone, riescono a rompere il suo gioco e a studiare un piano per fuggire dalla prigionia. In realtà lo strumento che serve loro ce lo Anya da circa metà gioco, il famoso libro che le venne dato proprio da Demon. Lei prova a eliminare Anya per riprenderselo, spaccandole un bicchiere di vetro in testa. Certo che sei un demone e puoi fare qualunque cosa e un bicchiere di vetro? Ma davvero? Ma le altre 2 riescono a prenderlo prima del demone.
Alice con il libro in mano desidera solo una cosa: non ho bisogno di un mondo che fa soffrire mia sorella. Il mondo inizia a sgretolarsi e Demon cade nel sottosuolo. Così le tre riescono a fuggire e possono riprendere le loro parti del tè e possiamo finalmente festeggiare il nostro good ending. Eppure improvvisamente parte un'ultima sequenza. Da qualche parte nell'oscurità il demone è imprigionato dalle stesse creature che stava generando per far soffrire le tre ragazze, nello stesso mondo da cui se le è fatte sfuggire, e così rimarrà per anni, se non all'infinito, in questa tana infernale in cui verrà violata per sempre in un ciclo di dolore ed estasi. Allora, che ne dite? Vi è piaciuta questa parte 2 di Alice? A me onestamente sì, e sono contento che abbiamo avuto più approfondimenti sul mondo di questo media, a partire dal perché siano costrette a soffrire, all'interazione diretta con la principale antagonista. E devo dire che il rilascio di questo secondo capitolo è stata una sorpresa anomala, tra l'altro, rivelatami da uno di voi. Non dico che non me ne sarei mai accorto, ma sicuramente sarebbe passato molto più tempo rispetto a quando mi è stato fatto notare. Inoltre vi voglio aggiornare sul fatto che sono all'opera su 2 dei video che mi avete chiesto più spesso. Volete uno spoiler? Eccovelo. Ok, basta così. Quindi se ci metterò un pochino a droppare, sapete che sto cucinando roba pesante. Tralasciando tutto questo, invece vi ricordo ancora di entrare su Discord per entrare a far parte della community più traumatizzata d'Italia e soprattutto iscrivervi a questo canale per supportare il mio lavoro. E non dimenticate che da qualche mese ho iniziato anche a streamare sul sito Viola, link in descrizione come sempre, giochi di diverse categorie e sfide con gli iscritti, e nel caso voleste vedere qualcosina delle vecchie live, trovate tutto quanto sul mio canale archivio in cui ricarico ogni singola live. Beh, direi che per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo content. Ed un gancio nel buco nella fornace. Dio